Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video. Allora, oggi parleremo del Commodore 64 e in particolare di come riscrivere le cassette che capitano, che prendete perché ormai sono molto vecchie, sono smagnetizzate, sono da riscrivere, insomma come si fa a riscriverle. Ora partiamo dalle basi e non me ne vogliano gli utenti un po' più anziani, un po' più esperti, un po' più navigati, perché mi seguono dei ragazzi che non sanno neanche cos'è una musicassetta probabilmente, quindi andiamo dall'inizio. Le musicassette come queste è un supporto dove si scriveva la musica solitamente, ma si usava anche per i dati. Come si faceva a scrivere dati su questa cosa? È abbastanza semplice, insomma. L'informatica è basata sul codice binario 0 e 1. Combinando 0 e 1 in diverse tipo 001, 0100, roba così, si ottenevano numeri diversi e quindi si riusciva a far capire al calcolatore tramite codice binario esattamente quello che gli si voleva dire. E allora cosa si faceva in queste musicassette? Si prendeva un suono per lo 0 e un suono per l'1, così il computer riusciva a capire cosa gli volevamo dire e cosa gli avevamo programmato di fare. E quindi da lì la musicassetta è diventato un supporto per i computer. In quell'epoca sia lo Spectrum che l'Apple che il Commodore che altri usavano questo tipo di supporto. Ora ho preso da un ragazzo trovato su Facebook, un ragazzone ormai trovato su Facebook Marketplace, 15 musicassette di giochi, 15 cassette di giochi e 3 cartucce. Le cartucce andavano tutte bene tranne una che mi è bastato pulire i contatti con l'alcol isopropilico ed è partita al primo colpo dopo. Le musicassette alcune non funzionavano e quindi mi sono dovuto armare di pazienza. Cosa mi serve? Mi serve questo oggetto che altro non è che un USB, una schedina audio USB che si collega al mangiacassette del Commodore per far comunicare il mio PC dalla USB al mangiacassette del Commodore in modo da poter riscrivere le ROM del Commodore in formato TAP, che non vi linko il sito da dove i siti da dove si scaricano perché non posso, ma se cercate nome gioco C64 TAP lo trovate. Successivamente ci serve un programma che si chiama AudioTap. Con AudioTap vi lascio il link in descrizione sia ad AudioTap che a questo prodottino, anzi il sito di chi ha creato sto prodottino, così poi vi manda al suo eBay. AudioTap serve per dire: prendi il tap del Commodore, la ROM, trasmettila attraverso la USB a questa scheda audio, sì, perché il PC la vede come una scheda audio che trasmette al mangianastri del Commodore. Noi registriamo su questa cassetta la ROM appunto di questo gioco. Ora, la teoria l'abbiamo fatta, andiamo alla pratica. Allora, partiamo dalle cose semplici. Questa la colleghiamo alla nostra USB, io ho la prolunghina e il PC qua vi darà che la scheda audio è USB PNP Sound Device e va bene, fino qui tutto bene. Colleghiamo questo, badateci che c'è il dentino e lo colleghiamo. Lui c'ha un LED, si vede qui? Sì, si dovrebbe vedere. Ok, apriamo il lato B, funzionava, quindi adesso mandiamo indietro il lato A, che poi non so se è il lato B o il lato A è quello con l'etichetta. Questo manda indietro, questo manda avanti veloce, questo stoppa, questo fa play, ossia avvia, pausa
registrazione, ma per registrazione dobbiamo fare record e play. Poi un'altra cosa, prima di iniziare a registrare dovete vedere che non ci sia la protezione. Se qua ci sono due buchi vuol dire che è protetto da scrittura. Quindi noi prendiamo un pezzettino di carta qualunque e lo mettiamo nei bucanini. Sarebbe meglio un fazzoletto o un po' di cotone, più facile da modellare, insomma. Quando compravate le cassette vergini, quelle da registrare, non erano protette da scrittura. C'era come si può dire, la stampa della plastica era prolungata. Allora voi una volta scritta, se non volevate correre il rischio di scriverla di nuovo, spaccavate quella plastica. Poi se la volevate registrare dovevate fare così. Inseriamo, no, ancora no, ma andiamo un po' avanti, ve lo faccio vedere qua nella telecamerina. Vedete che c'è il nastro, diciamo, vuoto, quello rosso. Dobbiamo far arrivare a poco prima del marrone. Ecco qua, magari meglio così, ecco. Inseriamo, poi apriamo Vice, l'emulatore del Commodore, che vi lascio anche per questo il link in descrizione. Abbiamo una cartella compressa, facciamo bin, apriamo x64sc, lui avvia l'emulatore e proviamo la ROM che abbiamo scaricato per vedere se effettivamente funziona. Allora, file, attach dataset image, andiamo sul desktop. Io ho scaricato questa che non mi funzionava, scriviamo load, press play on tape, facciamo dov'è? Dataset control start, aspettiamo un po', ping pong, parte il caricamento. Già mi basterebbe vedere se parte il caricamento. Ok, il caricamento è partito e tanto mi basta. Apriamo AudioTap, qui chiudiamo, questo lo lasciate di default, convert from tap file to sound, fate ok. Sul desktop abbiamo la nostra ROM, pigiamo qua, magari azzeriamo questo così per sfizio, record play e facciamo apri e lui fa la barra di progresso che sta scrivendo. Ok, lui sta finendo di scrivere, lo lasciamo fare, piano piano ci arriva, ecco qua, sta finendo, voilà. Lui ha finito di scrivere, ma il mangiacassette, questo, è meglio se lo lasciamo fino alla fine a registrare e ci vorrà ancora un pochettino. Allora, abbiamo il nostro Commodore. Inseriamo la nostra cassettina dopo averla mandata indietro. E ricordate, rewind. Il Commodore è acceso e dice ready. Premiamo Shift Run. Press play on tape. E noi premiamo play. E lui inizia. Allora, normalmente per i giochi normali trova il gioco e dice ho trovato questo gioco. E voi date return, ossia invio. Questo c'ha una specie di autoplay. Ping pong. Mettiamo un po' più dritto.
e inizia il caricamento. Vi ricordo di scaricare solo ROM che avete i giochi originali e bla bla bla, ok? I giochi del Commodore ci mettevano un po' a caricare. Ecco che è partita la musichetta e voilà! Adesso il gioco carica. Se non vi dovesse andare bene la prima volta la scrittura, ripetetela. Ripetetela finché non va a buon fine. Che dire ragazzi, un oggettino simpatico con cui mi divertirò molto, è venduto dall'Inghilterra a 5,25 a circa 25 euro spedito, quindi neanche un prezzo eccessivo. Ci sta, mi ci divertirò abbastanza. Vi ho voluto far vedere come funziona, avevo fatto un paio di prove prima. Se non vi scrive subito al primo tentativo che vi dà ancora errore, riscrivetelo. In caso, prima di fare questi esperimenti, ricordatevi di pulire la testina del Commodore e dove si attacca sul Commodore, parlo del mangianastri, insomma, pulire la testina e pulire dove si attacca con alcol isopropilico e cotton fioc, in modo da avere la sicurezza che non sia qualcosa legato alla pulizia del lettore, ma sia effettivamente la cassetta. È una cosa con cui mi divertirò. Si possono anche passare le cassette a file tap, quindi anche per fare i backup torna comodo. Vi lascio il link in descrizione dell'emulatore di questo prodotto e di AudioTap. Le ROM ve le cercate da voi. Per questo video era tutto. Enjoy!